Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda parte di agosto 2022. Vediamo un po'. Wow, abbiamo il sole, amici dei gemelli. Il sole è una carta che parla di abbondanza, parla di prosperità, di crescita, di amicizie anche, perché no? Andiamo a vedere con questo oracolo che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque generali, sono fatte per un collettivo, prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se non vi risuona niente, potete anche ascoltare ascendente, segno lunare e Venere. Sotto nella descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Andiamo a vedere ancora un messaggio aggiuntivo per cominciare la lettura. Ok, wow, creazione. Questa carta parla di quello che è la vostra capacità di creare o di co-creare, creare anche da un punto di vista del pensiero. C'è qualche cosa di nuovo, c'è qualche cosa che sta crescendo. Sono due carte che comunque indicano un qualche cosa che sta crescendo. Andiamo a vedere nello specifico con i tarot che cosa vi vogliono dire. La carta della creazione è una carta numero 37 e fondamentalmente parla proprio di qualcuno che si adopera, che si presta per far crescere qualche cosa, in questo caso una pianta. Però potrebbe anche essere una relazione, un progetto, qualche tipo di lavoro. Andiamo a vedere che cosa vi dicono con i tarocchi. Cominciamo con la carta del carro. Il carro è una carta che indica un movimento, indica spostamento o potrebbe anche indicare il fatto che si sia effettuata una scelta che ha dato modo di dare una direzione alla vostra situazione, alla vostra vita, a quello che potrebbe essere una relazione. Abbiamo poi un fante di coppe. Il fante di coppe fa riferimento a qualche tipo di proposta, qualche tipo di offerta che in qualche modo vi verrà fatta, a meno che non sia già stata fatta. Potrebbe anche rappresentare i figli, perché molte volte i fanti rappresentano i figli, e per qualcuno si fa riferimento a delle scuse che potrebbero arrivare, anche perché poi voi qui avete un 5 di denari. 5 di denari è una carta che esprime una sorta di delusione, è una carta che parla comunque di un qualche tipo di perdita, magari proprio a livello monetario, visto che è un 5 di denari, o più semplicemente a livello pratico. Può anche essere la perdita di una certa routine, di un'abitudine, di una certezza, di una sicurezza, insomma. Andiamo poi avanti con il 6 di spade. Il 6 di spade normalmente parla di quelli che sono i problemi che ci si porta dietro dall'infanzia. C'è la necessità qui di lasciarsi indietro qualche tipo di condizionamento mentale, qualche tipo di magari anche problema familiare per qualcuno. Abbiamo poi un cavaliere di bastoni al contrario. Cavaliere di bastoni è sempre una carta che parla di un entusiasmo, di una forte energia, ma qui in realtà, essendo il contrario, è un po' come se vi mancasse la spinta, diciamo. Potrebbe anche rappresentare una persona che è intorno a voi. Diciamo che il cavaliere di bastoni normalmente parla di qualcuno che ha una passione piuttosto sfrenata. E qui, se dovesse rappresentare voi, sento che in qualche modo, probabilmente dovuto a questo 5 di denari, a questa sorta di delusione,
manca quello che è proprio l'entusiasmo, la gioia, la vivacità nell'affrontare questa situazione o questa relazione. Abbiamo poi la carta del mondo. La carta del mondo parla di un cambio veloce comunque, perché appunto ehm, è il mondo, parla di un qualche cosa che cambierà a 360 gradi. Per molte persone, considerato che c'è sia il mondo che il carro, si potrebbe trattare di un trasferimento, di un movimento a livello proprio fisico, magari un cambio di lavoro, un cambio di casa. C'è qualche cosa che comunque con questo mondo farà cambiare la vostra quotidianità, perché qui abbiamo l'otto di denari, quindi per molte persone potrebbe essere il lavoro, per altre l'otto di denari fa riferimento a quello che è la vita quotidiana, il giorno dopo giorno, insomma. Andiamo a vedere nello specifico carta per carta. Io intanto vi ricordo che tutti i lunedì sto pubblicando il corso di tarocchi gratuito, lo trovate nella playlist. È un corso base, quindi adatto veramente a tutti. Nel caso vogliate, ehm, diciamo, implementare la comprensione delle letture collettive, ok? Se poi volete farmi sapere che state supportando il mio lavoro, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare o fare una donazione. Andiamo a vedere il carro, abbiamo la temperanza al contrario, vediamo che altro, e un mago. Qui probabilmente manca o mancava la capacità di manifestazione. La temperanza di solito è una carta che indica equilibrio, indica quello che è anche una pazienza, no? Nel cercare questo tipo di equilibrio. Ma qui sento che certe persone hanno solo bisogno di spostarsi dal tipo di realtà che stavano vivendo. Questo mago indica proprio la capacità di realizzare la propria realtà. Ok, vi ricordo che qui vi è uscita la carta di creazione, l'espressione dell'anima è qualcosa di nuovo, dice la carta. Quindi si parla di un nuovo inizio con questo mago. Magari non è un inizio di tipo concreto per molte persone, però è un inizio sicuramente che è presente nella vostra mente. State cercando di manifestare qualche tipo di cambio. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un 3 di coppe al contrario e un 10 di spade. Qui c'è stata una sofferenza con questo 10 di spade, c'è stato qualche tipo di dolore, probabilmente potrebbe essere provocato da qualche amico, visto che abbiamo un 3 di coppe e anche il sole parla di amicizie, e potrebbe essere che qualcuno che si stia aspettando delle scuse da parte di qualche amico, di qualche collega anche. Andiamo a vedere il 5 di denari. 8 di denari un'altra volta al contrario, ce l'avevate già qui. È una regina di pentacoli. Sì, c'è qualche cosa riguardo alla quotidianità, a quello che potrebbe essere il lavoro. O qualcuno qui ha perso il lavoro o ha perso il proprio potere personale all'interno della sede lavorativa, perché comunque abbiamo una regina di pentacoli al contrario ed è sempre una di quelle energie pronte a dare, ma che quando è ora di ricevere, insomma, non c'è nessuno che è disposto a darvi. È sempre un po', la regina di denari parla sempre un po' di quel equilibrio sbilanciato di cui parlava anche qui la temperanza, dove siete sempre voi a dare. Andiamo a vedere 6 di spade. Un re di spade, la carta del diavolo e la carta della regina di coppe. Ehm, soprattutto, visto che è uscito il diavolo, questo 6 di spade fa riferimento a dei condizionamenti che probabilmente vi sono stati instillati o quando eravate piccoli o all'inizio di questo percorso lavorativo piuttosto che di questo percorso in questo nuovo progetto che state affrontando. Qui ci sono parecchie rigidità mentali, appunto, che portano questa sorta di gabbia, questa esigenza anche di lasciarsi indietro determinate cose e vedendo questa regina di coppe, quello che sento è che molte persone sono un po' troppo sopraffatte dal lato emotivo, c'è proprio bisogno di fare pulizia fondamentalmente. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni al contrario. Abbiamo un 5 di spade al contrario
e un asso di coppe al contrario. C'è una sorta di confusione mentale, ripeto, questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare qualcuno o il fatto che vi manchi entusiasmo. Se rappresentasse qualcuno potrebbe essere una persona con la quale ci sono stati o ci sono dei conflitti, diciamo con la quale la comunicazione non è chiara. E poi abbiamo anche questo asso di coppa al contrario e qui parla di un qualche cosa che non nasce, un qualche cosa che non sboccia. C'è un inizio nell'aria che però è un po' titubante, diciamo così. Andiamo a vedere poi la carta del mondo, perché la carta del mondo è una carta positiva e infatti abbiamo un bellissimo matto, carta di chiusura cicli, carta di inizio cicli. Poi abbiamo una regina di bastoni e un 9 di spade. Io qui sento che dovete un attimino prendere fiducia in voi stessi, in quello che è il vostro potere personale. Lasciate stare tutti quelli che sono i pensieri, le preoccupazioni che arrivano poi da questo 6 di spade, ok? Qui c'è bisogno di riprendere in mano le redini della vostra vita, la vostra capacità di comando, sia su voi stessi che probabilmente su quello che è la situazione. Andiamo a vedere l'otto di denari. Abbiamo un 10 di denari al contrario e la carta della morte. Qui c'è da staccarsi da qualche gruppo, da qualche intorno familiare, da qualche tipo di quotidianità che voi state vivendo all'interno di un gruppo di lavoro, un gruppo di amici, un gruppo familiare, perché comunque il 10 di pentacoli normalmente rappresenta o un grosso gruppo o la famiglia allargata. C'è la carta della morte. C'è bisogno di dare un taglio a qualche tipo di energia per riuscire, insomma, a far sviluppare questo mondo, ok? Qui la morte parla di tagliare quello che non serve più. È una carta di forte rinascita fondamentalmente, ma per rinascere dovete lasciare indietro quelle che sono le credenze limitanti e i condizionamenti mentali che avete avuto fino adesso. Per molte persone si tratta di guarire quello che è il bambino interiore, ok? Qui abbiamo due carte che fanno riferimento proprio al bambino interiore e c'è anche il sole a inizio lettura, quindi qui si tratta veramente di togliersi quelli che sono le costrizioni e i condizionamenti mentali in questo periodo, in modo da poter effettuare quel cambio che voi volete così tanto fare. C'è qualche cosa di nuovo, ve lo dice anche la carta numero 37 che è la carta della creazione. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi vogliono dire ancora, cosa c'è che si vede e che cosa non si vede di questa situazione e poi andiamo a vedere un oracolo per chiudere la lettura. Andiamo, ok, controllo e esaurimento. Sì, qui la carta del controllo è un re di spade e difatti ce l'avevate anche qui. Può essere che ci sia qualche figura, può essere un capo se per esempio si trattasse di un'azienda, un padre, uno zio, qualche figura che diciamo è al di sopra di voi, oppure potreste essere proprio voi che state esercitando questo tipo di controllo. In effetti potreste essere voi perché comunque qui abbiamo un carro, il carro è colui che tiene le redini della propria vita, ok? Per certi versi è come se il fatto di esercitare sempre questo tipo di controllo vi stesse portando all'esaurimento. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di difendersi, ha bisogno di mettere i paletti. mm? Dovete fare pulizia fondamentalmente tra quelle che sono le aspettative degli altri e quelle che sono le vostre aspettative. Che cos'è la vostra espressione? Come voi esprimete la vostra anima? Qui si tratta veramente di tirare fuori il bambino interiore, di tirare fuori la vostra forza anche, no? La vostra intenzione, se vogliamo, la vostra verità. Andiamo a vedere un ultimo messaggio con con l'oracolo delle fatine. Qui si tratta fondamentalmente di fare pulizia, ragazzi, per poter esprimere meglio voi stessi. Che cosa è mio, che cosa è degli altri, che cosa credo io e che cosa credono gli altri. Andiamo avanti, vediamo le fatine. Un messaggio per gli amici dei gemelli, per piacere, grazie.
che bella. Guarigione. È tempo per te di ricevere la guarigione. Ognuno di noi ha la possibilità di guarire gli altri, anche tu. Tutti possiamo fare Reiki, veramente tutti. È una capacità innata che abbiamo, bisogna solo riscoprire come si fa fondamentalmente. Qui ragazzi è un po' quello che vi dicevo prima, no? C'è una questione di bambino interiore. Ritornate alla vostra infanzia e cercate di capire quali sono stati o qual è stato l'evento traumatico che vi ha fatto, che vi ha creato questo tipo di condizionamento mentale. Io credo che qui il punto sia semplicemente perché non parla né di isolamento né di allontanamento, si tratta veramente solo di fare una pulizia delle vostre idee, una pulizia, ehm, sì, delle vostre convinzioni fondamentalmente. Fate un lavoro sulle credenze limitanti, io credo che vi possa aiutare davvero tanto. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!